Ebbene sì, com'è quel detto? Di birra e di il baffo si impregna. Cappuccino, ma cosa avevate capito? Prepararselo a casa da soli in qualsiasi momento non ha davvero prezzo. Bene sì, dopo più di 10 anni è arrivato il fatidico giorno di cambiare lei, la mia macchinetta del caffè, una delle prime a fare la schiumetta, una delle prime a usare solo i grani. Una volta erano davvero costose, adesso finalmente hanno un prezzo abbordabile e se tra di voi vi state dicendo che costano davvero tanto queste macchinette, non avete visto quanto costa il vostro amato caffè in capsule. E quindi sì, ecco che vi presento finalmente lei, la Philips 2200 Series Latte Go. Ce ne sono davvero tanti tipi diversi. Io volevo svegliarmi la mattina e gustarmi un cappuccino schiacciando un semplice pulsante e con lei questo è possibile. Quindi ora non ci resta che tirarla fuori dalla scatola e andare a montarla. Ed eccola qua finalmente in tutto il suo splendore. Menu touchscreen, dosatore e qua poi ci attacchiamo il Latte Go. Ok, lista degli accessori: un purificatore dell'acqua, così il calcare non ce lo rovina subito. Questo è il nostro contenitore del latte, davvero rivoluzionario, poi andiamo a provare. Qui troviamo il nostro piano di metallo. Istruzioni, mi raccomando, leggetele subito appena vi arriva perché è una macchinetta complessa, dovremmo averne il pieno controllo. Qui abbiamo il dosatore per sposare anche il caffè normale a quanto pare e poi abbiamo un po' di grasso che può andare messo nei meccanismi quelli interni, diciamo, va fatta un po' di manutenzione ogni tanto per oliare gli ingranaggi. Ok ragazzi, ed eccoci con la macchinetta attaccata alla presa e andiamo a scoprire le sue varie funzioni. Abbiamo il tasto power. Iniziamo col dire che questo touchscreen è bello da vedere, ma poi a feeling non è proprio il massimo. Se si ha la mano un po' bagnata, un po' unta, tutto il resto non dà sempre l'input al primo tocco, quindi bello da vedere, ma forse lo avrei un po' migliorato sull'aspetto del touch. Come vedete abbiamo un sacco di funzioni e la prima cosa che farà è andare a buttare un po' di liquido nel meccanismo. Come vedete si sta attivando, cosa non gradita da tutti, ma vi voglio ricordare che dentro la macchinetta rimane il caffè dell'ultima volta che l'avete fatto, quindi non è roba di qualità, è sporco e quindi la macchinetta è giusto che si pulisca. So che consumate più acqua, so che dovrete ricaricare più spesso il serbatoio, però ragazzi non è che si può bere lo schifo rimasto lì per magari dei giorni, è giusto che si pulisca. Andiamo a vedere le funzioni. Come vedete abbiamo l'espresso, premendo, lasciando così è 1, premendo un'altra volta per 2, come vedete 1 o 2. Stessa cosa per il caffè, questo qua è scritto caffè, è il caffè quello lungo americano, mi raccomando a non sbagliarvi se no vi viene una brodaglia. Hot water, comodissimo, se vi dovete fare un tè, una tisana, qualsiasi cosa, lui farà uscire acqua calda da questo ugello e potrete farvi un tè veramente velocemente. Cappuccino, quello che poi andremo a fare insieme, è quello che mi ha fatto comprare questa macchinetta. Come vedete basta un tocco e avete pronto un cappuccino da bere. Questo è solo uno, non è due. Andiamo poi a vedere il grani. Qua si può decidere l'intensità, quindi macinato o meno macinato, sempre 3 livelli. Qui possiamo scegliere quanto fare lungo il caffè. Poi qui abbiamo dei avvertitori quando c'è da fare la pulizia dell'acqua, la decalcificazione, qui quando manca l'acqua nel serbatoio, qui quando dobbiamo pulire i resti del caffè e qui quando c'è qualche problema. Poi con un bel pulsantino è lo start e lo stop per fare partire le varie funzioni. Come vedete qua sopra ho anche questo, perché abbiamo anche l'apertura per metterci del caffè già macinato e per fare il caffè macinato basta tenere premuto il chicco e come vedete ci fa selezionare il dosatore
del caffè, e con questo noi mettendo una dose di caffè qua dentro ci farà fare il caffè anche macinato. Quindi se rimaniamo senza chicchi o abbiamo una qualità di caffè già macinato che ci piace particolarmente, possiamo usare anche il dosatore con il caffè già macinato come facevamo una volta con le macchinette. Qui all'interno abbiamo invece i nostri chicchi di caffè con qui sulla sinistra il regolatore di macinatura. È una macina non a lama ma a sfregamento su marmo. Poi andiamo a vedere altre cose. Qui come vedete uno dei difetti di questa macchinetta, tra virgolette, che si vede poco quanto latte dobbiamo mettere. Qui c'è per 1, qui c'è per 2. Come vedete si vede davvero poco la mattina quando siete abbastanza addormentati, non è facile. Poi vi faccio vedere, questo si tira su, si può regolare l'altezza in base alla tazzona, se avete una tazzona magari per bervi il tè o una tazzina da caffè più piccola, e poi semplicissimo si va a tirare fuori il suo cassetto. Come vedete tiene qua i fondi del caffè e dall'altra parte su tutta la struttura il liquido in eccesso, cosa molto comoda perché poi i fondi di caffè sono abbastanza asciutti. Una volta che si ribalta il caffè finisce tutto nel vostro cestino e non rimane quel liquidino sporco che poi d'estate arrivano i moscerini e bisogna sempre stare lì a sciacquare. Qui rimane solo e esclusivamente il caffè, ci sono pochissime perdite e quindi è un vantaggio separare il liquido dal fondo di caffè per evitare poi sgradevoli odori, muffe e tutto il resto. Non c'è un laser per far capire alla macchinetta quando il caffè è pieno, ma lei ogni tot di caffè fatti sa che è arrivata al pieno, quindi vi vado a svuotare. Si può togliere comodamente il cassetto del caffè e buttarlo nella spazzatura, mentre con questo carrellino, come vedete, possiamo buttare invece il liquido in eccesso direttamente nel nostro lavandino. Ovviamente se lo dovessimo pulire di più di quando ce lo dice lui, comunque poi lui ci segnalerà magari questo qua che il fondo è pieno, anche se poi il fondo non è pieno perché non ha un laser. Altra cosa che ho trovato forse un po' più scomoda, anche quando finisce il caffè non vi avverte nessuno, lo vedete perché qua comunque traspare, però magari voi fate partire la macchinetta, sentite che macina a vuoto e capite che è finito il caffè perché non c'è nessun sensore che lo riconosce. Sensore invece che c'è nel serbatoio d'acqua con il suo filtro incorporato, come vedete è un contenitore abbastanza capiente, lo spreco di acqua non è eccessivo, quindi non dovrete stare veramente tutte le volte a sostituire il serbatoio d'acqua, però ovviamente va riempito, forse un po' più spesso delle macchinette a cialde a cui siete abituati, perché comunque lui fa la pulizia quando lo accendete e quando si spegne si pulisce. Comunque vi posso assicurare che rispetto alla macchinetta vecchia che avevo funziona molto bene e l'incastro laterale così non dà fastidio a nient'altro e lo trovo molto comodo. Ok ragazzi, adesso bando alle ciance, andiamo a mettere il nostro latte nel dosatore e vi faccio vedere quanto è facile fare un cappuccino. Ok, tanto iniziamo a parlare della comodità di questo accessorio. Possiamo lavarlo tutti i giorni oppure staccarlo direttamente e tenerlo nel frigo. Come vedete ha il suo coperchio e la sua chiusura, quindi possiamo mantenere il latte fresco anche senza lavarlo. Poi invece quando vogliamo un cappuccino, con il nostro latte inseriamo la nostra tazza all'interno, selezioniamo cappuccino, come vedete qui 3 di intensità e massimo di latte e schiuma, e poi semplicissimo schiacciamo play. Abbiamo un cappuccino, questo è il rumore che fa la macchinetta quando macina. Abbiamo un cappuccino schiacciando un pulsante, riempi un contenitore, schiacci un pulsante, hai un cappuccino. Trovate qualcosa di più comodo al mondo? Io non credo. Prima metterà il latte, ha un meccanismo particolare che all'interno trasforma il latte in schiuma, cappuccino schiuma, inserisce il caffè. Un caffè normale come fa di solito. Questo è il procedimento che fa la macchinetta per farmi un caffè.
Ed ecco qua il nostro omino felice per il cappuccino. Come avete visto, in un minuto abbiamo il nostro cappuccino come e quando vogliamo, comodamente a casa. Ok ragazzi, ed eccoci alle conclusioni finali. Prezzo davvero ottimo, è anche in offerta molto spesso, tipo quando c'è il Black Friday, prima delle festività, al Prime Day, quindi la cosa che vi consiglio è iscrivervi al mio canale Telegram, perché quando le macchinette del caffè sono in offerta le metto sempre. Ce ne sono vari modelli, c'è quello che ha il meccanismo per il cappuccino più semplice, quello invece tradizionale, diciamo, il caffè, però vi posso assicurare che questo costa un po' di più, ma vi dà una comodità e una velocità che vale ogni singolo euro. Come al solito, qualsiasi domanda abbiate fatela qui sotto nei commenti, vi rispondo a tutti il prima possibile. Voi non fate i tradizionalisti della moka, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Non so voi, ma io dopo il cappuccino ho un appuntamento fisso. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.